Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. La solita scatolina, guardiamo il suo contenuto. Una volta aver estratto il contenuto, ci troviamo un anello salvagoccia o anche anello estetico, il nostro atomizzatore e la classica bustina contenente accessori e parti di ricambio, ed iniziamo con questa. Le prime parti di ricambio sono costituite da 2 O-ring per il nostro deck, ulteriori 2 O-ring per l'adattatore 810 e ancora 2 O-ring per il nostro tip con attacco 510. 4 viti sostitutive per il fissaggio delle nostre resistenze e una vitina piccolissima che poi vi spiegherò a cosa serve. Una volta aver terminato le parti di ricambio abbiamo semplicemente 2 accessori, una chiave esagonale, questa ci servirà per la chiusura delle nostre torrette, verificata la sua effettiva dimensionalità, sapete com'è, e una seconda chiave esagonale veramente minuta, anch'essa verificata. Permettetemi di presentarvi il Die One, nato da una collaborazione con i Mission 15 e One. Sono 2 modder che si sono messi insieme per creare questo atomizzatore. Esteticamente non ha grandi particolarità, non ha nulla che possa darti quella emozione a livello estetico. La fattura di lavorazione è veramente qualcosa di esaltante. Consiglio, prima di utilizzarlo, di smontarlo completamente e fare un buonissimo lavaggio. Ho utilizzato la mia lavatrice a ultrasuoni, ho dovuto sostituire l'acqua 2 volte per i residui trovati al suo interno. Un'asola sola per l'aspirazione dell'aria, regolabile naturalmente. Un tip in Derling nero con attacco 510 e il suo adattatore 810. Possiamo comprendere che eventualmente possiamo anche montare altre tipologie di tip con maggiore ariosità. Acciaio 316 ben tirato, lucido. La visione della parte inferiore con l'hashtag Day One, a sinistra il logo dei Mission 15 e a destra scritto la collaborazione Mission One. Vedete in questa sezione bassa quel piccolo forellino dove è inserita una vite? Estraendola tramite la chiave esagonale data in dotazione potremo andare a chiudere il nostro pin bottom feeder. Si vede al suo interno che il nostro pin ha un ulteriore filetto. Semplicemente utilizzando lo stesso pin potremo utilizzare o la modalità bottom feeder o tramite la vitina, una volta tolta dalla sua sezione laterale e riavvitata all'interno del pin, costruiremo un pin fisso. L'abbiamo già trovato in altri atomizzatori questo sistema e devo dire che lo trovo molto valido. Una lavorazione nella parte inferiore, a mio avviso, anche forse un po' eccessiva, ma del resto chi sono io per commentare? Buono l'isolatore perimetrale del nostro pin.
La sua lunghezza estetica è di 23 mm.9, mentre il suo diametro è un 22 mm. Questo è l'anello estetico dato in dotazione, anch'esso in acciaio 316, buonissima la sua altezza. Poi andremo a effettuare anche le misurazioni di questo componente. È un accessorio che indubbiamente, una volta inserito sul nostro atomizzatore, va a modificare quel fattore estetico che vi ho fatto vedere inizialmente. Una volta inserito, l'anello estetico, indubbiamente creando questa sezione piramidale, gli conferisce una piccola esaltazione estetica maggiore. Anche se devo dire così, a primo acchito, a livello estetico, quando lo guardo, mi sovviene in mente molto l'estetica di un Armor, ma rimane solo una mia opinione personale. Prima di andare a smontare tutte le sue parti, quindi entrare nella modalità raggi X, perché credetemi, qui di parti veramente ce ne sono parecchie, desidero farvi vedere il cuore, il nostro deck, come è stato concepito, quali sono le sue particolarità. Un flusso dell'aria diretto, ma in realtà indiretto, perché la nostra campana andrà a sbattere nella sezione alta incava all'interno del deck, quindi il nostro flusso dell'aria entrerà orizzontalmente, poi farà un angolo di 90 gradi per rifare un angolo di 90 gradi ed entrare all'interno del deck. Questo ci aiuterà a evitare eventuali oversquonk. Un O-ring di tenuta, la lavorazione classica, quella satinata, è particolare il fatto che le torrette siano parallele e non contrapposte. Il seriale che si vede all'interno abbastanza relativo. L'isolatore utilizzato in questo caso non è il solito materiale PIC, ma hanno voluto mettere del Ultem. Particolare, studiato sempre per un discorso dei flussi dell'aria, questa sezione superiore. Questo piccolo scavo fatto al suo interno, mentre il perimetro rimane pari. Il pin ha una leggera sporgenza, quindi ci garantisce un po' di liquido al suo interno dopo lo squonk, e questo l'abbiamo scoperto con altri atomizzatori, sempre dettato da una profondità del nostro deck non particolarmente generosa. Parliamo di 3 mm.35. Il nostro atomizzatore, una volta averlo smontato di tutte le sue parti, ha ben 10 pezzi. Iniziamo dalle parti più piccole, quindi con la torretta del positivo, a seguire il nostro pin bottom feeder, l'isolatore che separa il positivo dal negativo tramite il pin e il deck, l'isolatore in Ultem dove verrà applicata sopra la nostra torretta del positivo e poi inserito all'interno del deck. Un anello estetico, la sezione superiore della campana, quella che ci permetterà poi la regolazione del nostro flusso dell'aria, un tip in Derning nero con attacco 510, un adattatore da posizionare sopra la nostra campana, la campana stessa e il cuore, il cosiddetto deck. Iniziando dalla nostra torretta del positivo, la lavorazione è di una discreta fattura, non dico buona, con la vitina per il serraggio della nostra resistenza tramite chiave esagonale, l'asola che ci permette l'inserimento della nostra resistenza è di media grandezza. Questa è la parte inferiore, una sezione che esteticamente non è a vista.
Il nostro pin apparentemente con una placatura in argento, inserto esagonale e il foro sufficientemente largo. Controllando le finiture del nostro pin lascia un po' a desiderare la fattura stessa, vedete il filetto inizia, poi ha una piccola interruzione, poi riprende. Facciamo molta attenzione quando andremo a inserirlo per evitare eventuali rotture o sfilettature dello stesso oppure del deck. Questo è l'isolatore che separa il positivo dal deck che è negativo, e anche in questo caso una volta togliendo il pin fuoriesce anche lui, e questo a me dispiace un po'. Questa è la sezione isolante della torretta del nostro positivo. La scelta di utilizzare l'Ultem l'ho vista in molteplici atomizzatori ultimamente. La sezione inferiore, e qui abbiamo le due torrette, una molto spessa e una molto esile. Per passare a qualcosa di estetico ma indubbiamente appartenente all'atomizzatore, il nostro cosiddetto beauty ring, anello estetico, o anche definito da me anello salvagoccia, anch'esso tutto in acciaio 316. Porta a un'altezza di quasi 7 mm.7 e il diametro del nostro anello estetico è un 24 mm. Questa per me è la seconda sezione della campana, la parte superiore, una particolare lavorazione dove viene gestito l'ingresso del flusso dell'aria, un'asola sola. Con questa sezione superiore andremo a farci la nostra regolazione fine dello stesso. La parte interna, anch'essa con vari perimetri, sia nella parte interna che esterna, la fattura di lavorazione veramente ottima. Questo è il nostro tip, materiale Darling nero, un O-ring di tenuta attacco 510. Avremo un diametro interno pari a 4 mm.4, mentre nella sezione superiore è di 6 mm.4. Sempre materiale Darling, sempre colore nero, questo è l'adattatore per il nostro tip con attacco 510. In questo caso abbiamo due O-ring di tenuta. Lavorazione, nulla da eccepire. E passiamo alla nostra campana. Al lato estetico è quasi superfluo commentare. Esteriormente è fatto benissimo, un O-ring di tenuta per la seconda sezione della campana, quella che ci permetterà la regolazione fine dell'aria. Guardiamo la sua parte interna, come vedete c'è un apposito scanso in cui ci darà una posizione obbligata della nostra campana. Ha una sezione piramidale esternamente fatta in 3 fasi. La parte di testa, quella dove andremo a mettere il nostro adattatore per l'attacco 510, un buonissimo spessore. La lavorazione molto buona. E avendo un'asola sola per il controllo del flusso dell'aria abbiamo 5 mm.9 la sua lunghezza, mentre la sua altezza è di 1 mm.8. E questo è il cuore, il deck del Daiwon. Privo di tutte le sue sezioni ci rimane questo monoblocco. Questi semicerchi, questi semilune particolari che aiuterà indubbiamente alla disposizione del cotone. La lavorazione di questo acciaio 316, la classica satinatura che ormai abbiamo ben presente. La resistenza è stata opportunamente inserita, guardiamo il dettaglio,
Ho scelto una configurazione centrale. Guardando la nostra asola, il flusso dell'aria andrà a colpire come piace a me, ma è molto soggettivo il posizionamento in questo caso, ma andrà a colpire la sezione medio-bassa. Anche visto dall'alto ho scelto quasi un posizionamento centrale, forse leggermente più vicino al flusso dell'aria, anche perché montando una resistenza di natura complessa avevo un po' di timore, perché avvicinandomi troppo alle torrette non so come avrebbe risposto l'Ultem con un calore dettato da questa tipologia di resistenza. Ho visto che tende leggermente più a sinistra ad attivarsi, ma poi si adatterà. Materiale Nicron e un valore resistivo di 0,31 ohm. Questa è la disposizione del cotone. Indubbiamente questi semicerchi, queste mezzelune che troviamo in questi 4 bordi sono molto agevoli per permettere una maggiore ariosità del cotone. Concedetemi il commento, direi notevole. Trattandosi di un atomizzatore che per default viene venduto con l'opzione bottom feeder, per me è d'obbligo anche la verifica dello squonk. Fin qui ok, sto premendo parecchio per controllare. Ora ruoto per vedere l'eventuale oversquonk. Ecco la sezione inerente all'asola. Come vedete il liquido arriva quasi ad altezza delle torrette, ma rimane ancora all'interno del deck. Soffermiamoci anche al suo lato estetico. Porca paletta, è emozionante il suo sentore aromatico. Mi ha regalato quella particolare sensazione di densità che solo pochissimi in realtà atomizzatori, in mio possesso naturalmente, sono riusciti a regalarmi. Nel 2019 questo qui sicuramente rientrerà nella mia scaletta dei primi 10 a livello personale. Questo era il Daiwon clone, in origine prodotto da Emission 15 e One. Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Daiwon RDA 22 mm